Ciao, io sono Maria Chiara del Gomitolo di Lana e oggi andiamo a vedere come funziona il mulinetto Prim Maxi. In alto nella i troverai la playlist con tutti i video dedicati al Prim Maxi e qui sotto in descrizione troverai il link per acquistarlo. Se non sei iscritta sul mio canale puoi farlo cliccando qui sotto su iscriviti e attivando la campanella riceverai una notifica sul cellulare quando carico un nuovo video. Iniziamo a lavorare con la funzione lineare e la funzione lineare si ottiene tirando la levetta in su, mentre se andiamo a spingerla in giù andiamo a fare quella circolare. Quindi attenzione, torniamo con la levetta in su e poi andiamo a cercare nel numero 1, perché questi aghi sono tutti numerati, andiamo a cercare nel numero 1 l'ago del colore blu. A questo punto nella funzione lineare mi sposto oltre, vado quasi al numero 4, questo perché ho notato che è più facile lavorare così quando si ha appunto la funzione lineare. Prendo il filo, ne lascio un pochino e lo lascio andare dentro. A questo punto passo nel primo ago, giro la manovella e vado oltre, salto il secondo ago e faccio così ad alternanza uno sì e uno no. Quando ho deciso che il numero di maglie mi basta, mi fermo e faccio questa cosa qui. Una volta che ho inserito il filo nell'ultimo ago, lo vado a bloccare qui sotto e poi lo passo qui. A questo punto tengo la tensione più con la mano e non dobbiamo tirare molto, basta veramente quasi tenere il filo. Dopodiché torniamo indietro e vedi come il gancio afferra il filo che sta passando e lo porta al di sotto. E quello che dobbiamo far fare alla macchina è esattamente questo, far passare il filo al di sotto in maniera pulita. Ok, come vedi questa era l'ultima maglia, sono andata oltre di almeno 2-3 ganci e poi torno indietro, do tensione come vedi, il gancio si solleva, la maglia va in basso e il filo ripassa attraverso il gancio e poi sotto attraverso la maglia in maniera pulita. Vado anche qui oltre di qualche gancio e poi torno indietro e nella funzione lineare dobbiamo fare questo in maniera estremamente delicata perché ho notato che è più facile perdere le maglie in questo caso che non in quella circolare. A questo punto sono arrivata a quasi alla fine del filo, vado a sganciare il filo dalle maglie che non mi riguardano, dai ganci almeno che non mi riguardano, e poi vado a mettere il filo sopra al lago. Ok, adesso vado oltre con la manovella fino a che il gancio si solleva e si riabbassa e a questo punto inizio a prendere sopra il lago le maglie. Giro ancora la manovella
e prendo il filo sul lago. Continuo così fino alla fine a prendere tutte le maglie. Il risultato che otteniamo è questo qui, dove, come puoi vedere, questa è la fascia laterale, questo è il retro e questo è il nostro campioncino lavorato in sequenza lineare. Quindi spero veramente che il video ti sia stato d'aiuto, se è così metti un mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao!